Flavio Zino, lavoro all'unità operativa di oncoematologia pediatrica dell'Agnas Civico di Palermo e sono il direttore del programma trapianti sia di midollo osseo sia della divisione di pediatria che di quella dell'oncoematologia dell'adulto. L'attività che svolgete a riguardo trapiantologico cosa fate? Cioè qual è il vostro numero, la vostra attività, la quantità? Noi siamo un piccolo centro, facciamo trapianti di autologo e allogenico familiare, non abbiamo dei grandi numeri, ci occupiamo dei nostri pazienti, cui offriamo questo tipo di opportunità, di opzione terapeutica. Bene, allora niente, se puoi parlarci un po' dei benefici del percorso della qualità all'interno del tuo programma trapianti, magari dandomi degli esempi di alcuni aspetti positivi e magari anche delle difficoltà che tu hai avuto o che state avendo nel vostro percorso di costruzione di un sistema qualità. Lavorare all'interno di un sistema di qualità è certamente vantaggioso per tutto il team e per tutto il processo all'interno del quale è inserita appunto la qualità. Certamente un percorso difficile da costruire che coinvolge diverse professionalità, non è certamente solo il medico, l'infermiere, c'è un coinvolgimento molto importante da parte delle amministrazioni che devono supportare il team in questa attività. Questo secondo me è per noi rappresentato sempre il punto di maggiore difficoltà, cercare di far capire l'importanza di lavorare all'interno di un sistema di qualità, ma al tempo stesso che questo ha dei costi, degli impegni e delle risorse economiche, di personale, di specialisti che devono essere formati nel tempo. È chiaro che tuttavia nel momento in cui tutto questo processo va a regime, i vantaggi per la struttura sono molteplici e sono evidenti. Un esempio di tutto questo, a mio modo di vedere, può venire anche dalla valutazione di quello che sta succedendo nei reparti ospedalieri in questo momento di pandemia Covid. Molti dei reparti impegnati nel Covid, per esempio, hanno dovuto reclutare in modo molto rapido personale sia medico sia infermieristico che devono essere inseriti anche nell'ambito di reparti ad alta complessità come possono essere le rianimazioni o in questo momento le malattie infettive. Lavorare in un ambito nel quale è prevista una formazione specifica dei requisiti per il personale che lavora certamente favorisce l'inserimento di nuove figure anche con limitata esperienza e ne accelera l'integrazione nell'ambito del team. Tutti sanno cosa devono fare, a che livello devono raggiungere e tutti possono trovare il supporto da parte delle altre figure. Una delle difficoltà che per esempio viene riferita dai colleghi che lavorano in questo momento nei reparti Covid rispetto ai nuovi inserimenti è proprio quello di avere reclutato personale anche magari molto giovane che si trova disorientato all'interno di queste strutture a confronto quotidiano con problemi di alta complessità. Quali sono le criticità nella connessione tra i centri, tra le varie unità? Quello che ci siamo detti, partiamo da percorsi di formazione diversi, quindi da linguaggi diversi. Dobbiamo ognuno rinunciare a una parte di quello che noi riteniamo essenziale nella nostra quotidianità per lavorare in un team con un linguaggio comune, con dei percorsi comuni. Ognuno deve contribuire per la parte di sua competenza, ma l'obiettivo resta sempre quello del miglioramento delle cure, non di salvaguardare il modo con cui abbiamo imparato ad approcciarci. Tutti noi abbiamo dovuto imparare quali sono le problematiche legate alle aferesi, per esempio, al mondo trasfusionale, così come il trasfusionista si è dovuto confrontare con tutte quelle che sono le applicazioni cliniche del proprio lavoro. Fare tutto questo senza avere dei punti di riferimento, senza avere un perimetro che è quello definito dai requisiti JACE o del CNT, diventa più difficile. Nel momento in cui sai quali sono invece i parametri che devi seguire nel tuo operare, certamente è un contributo importante. È un percorso continuo di formazione che va verificato e validato di volta in volta. Bisogna avere anche la capacità di individuare quali sono le eventuali criticità in corso di lavoro e modificarle nel tempo.